Una vera e propria bestia, una bici incredibilmente enorme. Tutto qui è enorme. Una bicicletta dedicata principalmente al lavoro, ma che può accompagnarti anche nel tempo libero per lunghissime gite su qualsiasi genere di percorso, con una potenza micidiale, una coppia mai vista su questo genere di biciclette, perché parliamo di 80 Nm con un motore che, seppure sia dichiarato di potenza nominale da 250 watt, io non so che motore sia, ma la potenza che io sento da questa Heatway BK6S Plus Cargo non l'ho ancora sentita da nessuna bicicletta di questa categoria e categoria di prezzo. Pochi fronzoli, tutto ferro. Sì, perché a differenza delle e-bike pieghevoli tradizionali o a quelle che siamo abituati a vedere, qui non c'è nessun alluminio aeronautico 60-61. Questa bici è fatta di acciaio strutturale al carbonio, che detto in parole povere è ferraccio. Un materiale super resistente per renderla praticamente indistruttibile e resistente ad ogni genere di carico e sollecitazione. Inoltre, a differenza dell'alluminio, il ferro è anche facilmente riparabile, anche se dubito fortemente che mai servirà riparare questo telaio. Vi ho detto esagerazione in tutto, e la chiamo esagerazione semplicemente perché questo è tutto enorme. Questo telaio pieghevole, anche se insomma diciamo che non è il massimo della comodità piegare una bici che pesa 40 kg. L'abbiamo già visto forse a livello di linee su molte biciclette, ma non è uguale. Anch'esso è grosso, è più grosso alla vista. Abbiamo le classiche ruote da 20 pollici con pneumatici FET della Kenda, antiforatura, una forcella anteriore ammortizzata, regolabile in precarico e bloccabile, dischi freno enormi anch'essi, 180 mm idraulici Zoom, una batteria enorme anch'essa, pesa 1 tonnellata, da 48 volt 25 ampere, con celle di altissima qualità che garantiscono a questa bici, indovinate un po', autonomie stratosferiche. Parliamo dai 90 ai 200 km. Un'altra cosa enorme di questa bici è la sella. Io non ho mai visto in vita mia una sella del genere. Guardate la mia mano. È assurdo. Abbiamo la possibilità di caricare qualsiasi cosa su questa bicicletta praticamente. C'è un portapacchi posteriore, ovviamente smontabile, che è a dir poco enorme. Un portapacchi anteriore, anch'esso avvitato, ovviamente si può smontare, robustissimo, e tutto ciò anch'esso non è fatto di alluminio, è fatto in puro ferro, volgare, resistente e pesante. Una bici che è più un furgone quasi di una bicicletta, a dir la verità. Non ho mai onestamente né visto né guidato bici di tali dimensioni e di tali pesi, perché su una folding bike 40 kg sono veramente tanti per chi ha pensato a una bici così. Ovviamente per i rider, dei rider però che non vogliono avere problemi con la polizia, perché adesso arriviamo anche al suo pregio, che in questo caso secondo me diventa il suo peggior difetto. Questa bici è potenzialmente un mostro. La potenza che eroga quel motore posteriore su tutto anche questo peso, unita a una stabilità data anche probabilmente dal suo peso, che ha i massimi livelli, una frenata pazzesca, perché 180 mm di dischi anteriori e posteriori idraulici Zoom, vi garantisco che inchioda come una moto. E l'accelerazione che ha questa bici è quasi motociclistica. Il problema qual è? Heatway non vuole rischiare. Heatway è un'azienda enorme nel settore delle e-bike che vende tantissimo, soprattutto sul mercato americano, vende tanto anche su Amazon e è entrata anche nel mercato europeo. Su questo modello specifico Heatway ha fatto all-in, ma ha fatto all-in verso la legalità. Questa bici non è sbloccabile in nessun
modo. Ci sono 3 blocchi hardware, uno sulla centralina, uno sul motore e uno nel display, che non sono rimovibili in nessun modo. Purtroppo questo su una bici del genere, dotata anche di acceleratore, ma acceleratore legale, quello che ti assiste solo fino a 5 km all'ora per muovere la bici, diventa un difetto secondo me, e dopo vedremo il perché. Immaginatevi senza acceleratore, cosa che, ripeto, sacrosanta, non è legale, ma cosa voglia dire partire da fermo con una bicicletta con sensore di cadenza, non sensore di coppia, quindi che ha un leggero ritardo per far entrare il motore, in assenza di un acceleratore che, aprendolo, ti possa dare tutta la potenza, perlomeno nello stadio iniziale, per portarti almeno davvero a quei 6 km all'ora, ma dandoti una bella spinta. Purtroppo, per essere legale, questo acceleratore deve essere una modalità walk assist, passeggiata, quindi la spinta che ti dà il motore usando l'acceleratore è praticamente una spinta che ti è sufficiente per portarti a spasso la bicicletta, ma nel momento in cui io sono 107 kg, mi siedo su questa bici che ne pesa 40, voglio partire da fermo con una massa di circa, in questo caso, 150 kg, senza calcolare il potenziale carico che noi possiamo avere, seppur il ritardo sia regolabile nel menu, poi vi faccio vedere la sensibilità del pass sensor, diciamo che è veramente difficilissimo, senza ovviamente continuare ad utilizzare il cambio, che in questo caso sarà obbligatorio, partire nel caso ci si ritrovi su una piccola salita. Purtroppo questa non è una colpa da attribuire a Heatway. Heatway ha una rappresentanza legale anche in Europa, quindi per non avere problemi legali ed offrire davvero un mezzo di trasporto dalle massime capacità di carico possibili, adattabile, togliendo ovviamente questi cestini, ad un uso privato per lunghissimi, vi ripeto, lunghissimi percorsi senza alcuna fatica e nel totale comfort ai massimi livelli, non ha voluto rischiare dal punto di vista legale. È una scelta ammirevole, però è una scelta che porta a delle conseguenze sulle e-bike che, ahimè, le rovinano. Ed è proprio per questo che vi dico, questa sarebbe stata una bici potenzialmente assurda, micidiale. Credo che con un motore del genere avrebbe potuto di gran lunga superare i 50 all'ora, ma di gran lunga, e avere un'accelerazione quasi da record in questo genere di categoria di e-bike. E invece ci ritroviamo con una bici che è sì potentissima, robustissima, versatilissima, legalissima, che ha un'accelerazione mostruosa motociclistica da 0 a 25 e poi si ferma. Innanzitutto vediamo come accenderla questa bici. Abbiamo qua una stella ovviamente ribaltabile con la possibilità di estrarre la batteria verso l'alto e poi ovviamente ribloccandola, accendendola, dando corrente alla bici e accendendo il display. Guarda che bello, ancora condensa. La password iniziale non c'è, basta schiacciare M e guardate che display stupendo che abbiamo. Abbiamo tutte le informazioni possibili e immaginabili, dal voltaggio alla corrente in ampere erogata anche dal motore, chilometraggio totale, stato della batteria. Cioè, abbiamo una dotazione completa a livello di luci con l'indicatore, un faro anteriore molto luminoso, così come un faro posteriore molto luminoso con anche la funzione stop. In alternativa possiamo decidere di accendere la bicicletta anche con le tesserine NFC che vengono date in dotazione, semplicemente invece di sceglierci una password che possiamo poi personalizzare, avvicinando la schedina NFC, quella configurata, che è sicuramente questa, al nostro controller.
Andiamo a vedere cosa è in grado di fare questa bicicletta. Io ho già aggiustato i parametri, quelli di assistenza della sensibilità Vedete, in questo momento, seppure io sia in salita, perché per uscire da qui e io aziono l'acceleratore, non mi aiuta, e la pedalata poi, una volta in moto, diventa praticamente anche finta, con una spinta incredibile. Con questa bici puoi fare totalmente finta di pedalare come sto facendo io e la bicicletta va da sola. Tra l'altro, la cosa che dobbiamo fare in questo caso, partiamo da fermi, mettiamola al massimo della velocità e mettiamo un rapporto molto leggero per poter partire da fermi e farvi vedere che cosa intendo come un'accelerazione praticamente motociclistica, perché abbiamo quel mezzo giro di pedalata e poi la bici praticamente si impenna e diventa quasi incredibile a livello di accelerazione. Una volta in movimento non si sentono i pesi, non è una pedalata faticosa, assolutamente no, anzi l'impostazione poi di guida è di una comodità che è stratosferica. Questa sella è morbidissima, sembra un cuscino, non ti farà mai male il sedere, è fatta per fare percorrenze lunghe. La cosa che c'è da fare in questo caso, ci dobbiamo fermare, dobbiamo prepararci un rapporto più leggero se vogliamo partire da fermi. Nel momento, avete visto, nel momento invece in cui non siamo completamente fermi, il ritardo non c'è. Io ho registrato, poi vi faccio vedere nel video, il pass sensor con sensibilità pressoché massima, non massima al top del massimo, semplicemente per il motivo che poi la bici diventerebbe probabilmente troppo nervosa, però diciamo che ho abbassato il valore di default. Veniamo a ciò di cui vi parlavo. Per accedere al menu segreto dobbiamo tenere premuto il tasto M. Ci porterà ad un menu con dei parametri che ahimè noi non possiamo modificare, tra cui questo speed limit. Possiamo metterlo a tutti i valori possibili e immaginabili, anche al 67, 63, 60, 100, non cambia nulla, il blocco è totalmente hardware. Qua abbiamo lo zero start, la partenza da fermo. Questa la possiamo mettere su enable, perché sennò il motore entrerebbe dai 6 km all'ora e saremmo praticamente impossibilitati a partire. Ah no, guarda, sensibilità in partenza io ce l'ho proprio al minimo dei minimi, ero convinto di no. Dovrebbe essere a 24 al minimo invece che al massimo. All'1 invece la sensibilità più elevata, quindi con meno ritardo possibile. Poi nel parametro successivo, questa è la potenza che diamo in accelerazione. Io l'avevo provata a 5, vi dico che quasi la bicicletta diventa inguidabile perché è troppo potente, quindi io l'ho messa a metà, a 3. Tutti gli altri parametri, il cruise control ad esempio, questo c'è ma non funziona perché la bici sennò risulterebbe illegale, seppure si possa attivare non funziona. Poi abbiamo la possibilità di disattivare e attivare la password e di programmare le schedine NFC che sono incluse 2 nella confezione. Nel momento in cui non siamo completamente fermi, una volta che rimettiamo i piedi sui pedali e pedaliamo, il motore riparte subito. Non ha il ritardo tipico dei sensori di pedalata. Il problema invece è proprio quando sei fermo. E questa accelerazione, vi dico, lascia quasi interdetti perché è quasi esagerata. Mezzo giro. Vedi? Poi io posso far finta di pedalare. Adesso sono in velocità 1, ma non cambia nulla.
perdonatemi, ci sono meno 5 gradi, non fatemi andare veloce, ma adesso la proviamo. In ogni caso più di 25, mamma mia, non va più di 25. Proviamola su questo salitone. E qui non c'è salita che tenga, cioè io faccio finta di pedalare, sono a 20 all'ora, velocità 2, la salita qui è abbastanza ripidina, e non perde un colpo, sto andando a 20 all'ora, ma continua la salita, faccio finta di pedalare, aspetta che mi ammazzo qua, la metto a 25 e andiamo, anche facendo finta. Qui l'unica cosa che per rendere questa bici legale hanno dovuto rovinare è proprio la possibilità di partenza da fermo, e su un peso così importante la partenza da fermo pedalando ovviamente rimane un bel tallone d'Achille, ovviamente risolvibile utilizzando il cambio, ricordandosi tutte le volte che ci si ferma di scalare sul rapporto più alto. Purtroppo non c'è altra scelta. Poi la scelta di utilizzare una pedalata finta o una pedalata vera sta all'utente. Mamma mia, che gelo! Però è un peccato non poter sbloccare anche la frenata, ottima. È davvero un peccato non poterla sbloccare per poterla usare su terreni privati, nei boschi, senza questi cestini. È un vero peccato, ma questa è anche una rassicurazione che Hitway può dare ai suoi clienti che acquisteranno questa bicicletta o per lavoro o per diletto o per entrambe le cose. Vi garantisco che usata anche per il tempo libero, ovviamente, vi ripeto, togliendo tutto questo ambaradan di cestini, a meno che uno la voglia usare per andare a fare la spesa. Mamma, che accelerazione pazzesca! Questa è una bici della Madonna, indistruttibile, con componentistica modernissima ma anche di alto livello, sicuramente anche molto affidabile. Di certo non è una bici che verrà amata da tutti. Ora amici andiamo a fare l'ultima prova, che è la prova sullo sterrato, perché qui la sensazione di comfort è quasi sconvolgente. Questa sella sembra ridicola da vedersi perché è gigante, ma è comoda quanto una poltrona di casa. Siamo su discreto sterrato, tra l'altro è anche bagnato, forcella anteriore ammortizza benissimo, e con questa sella è pressoché incredibile. Sì. La sella non ha un tubo sella ammortizzato, ha delle molle sotto la sella, anche qua guarda, bagnato, queste ruote giganti, enormi. La sensazione è di controllo totale. Credo che questa possa essere una bici adatta ad andare anche sulla neve. Ne ho già avute diverse di queste con questo genere di pneumatici, non so se addirittura così grossi, ma io andavo sulla neve senza problemi, e a livello di comfort sono più che certo di poter dire che non abbia in vita mia mai provato una bici più comoda di questa. Questo è dare semplicemente a Cesare quel che è di Cesare. Una bicicletta molto diversa dalle solite, una che non si vede tutti i giorni, con grandissime potenzialità, sia per chi la dovesse usare per lavoro senza voler problemi di nessun genere con la polizia, sia per chi vuole
avere una bici super robusta, super affidabile e con la possibilità di percorrere tantissimi chilometri di fila senza mai fermarsi. L'autonomia reale di questa bici con quel pacco batteria così grande, con celle di altissima qualità, unita a componentistiche moderne, seppure con un peso stratosferico e un motore super potente, rimane comunque altissima. Questa autonomia dichiarata tra i 90 e i 200 km penso che si possa tranquillamente assestare intorno ai 100 km in un uso normale, a patto di non guidare nel traffico, perché il grosso assorbimento di energia da parte di questa bici e di questo motore avviene sicuro come l'oro proprio nelle partenze e ripartenze da fermo. Per chi fosse interessato, vi lascio in descrizione tutte le informazioni per poterla acquistare direttamente dal produttore. Non so se anche su Amazon, comunque in descrizione vi metterò tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo voi è un concept di bici che ha senso o no? Diciamo che questo concept di e-bike ha un grandissimo successo a livello globale perché vengono utilizzate principalmente dai rider. Con tutti i controlli che sta facendo a livello europeo la polizia e che sta sequestrando migliaia di biciclette e multando migliaia di driver, se hai un'azienda che fa consegne o che prevede consegne o tu sei un driver, potresti prendere seriamente in considerazione questa bicicletta. Io cosa ci farò? Sicuramente toglierò i cestini e la utilizzerò come bici normale per farmi delle belle lunghe scampagnate nella natura quando non ci saranno 4 gradi sotto zero. Io vi mando un abbraccio, un saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!